Ciao amici, bentrovati in un nuovo video. Io sono Irene Antonucci, un nuovo video, una nuova esperienza. Oggi ci troviamo al supermercato Santa Ana in Colombia. Qui fare la spesa è un po' differente rispetto all'Italia perché trovi mega confezioni, mega pacchi, i costi sono differenti ed è veramente molto difficile, se è la prima volta, orientarti e comunque capire come fare la spesa. Sembra semplice, è una cosa che facciamo tutti i giorni, una cosa abituale, ma non lo è. Quindi andiamo a vedere tutte queste differenze oggi in questo nuovo video. Vi ricordate che vi avevo spiegato una volta che 4.200 pesos equivalgono ad €1? Benissimo, in questo caso abbiamo la pasta Barilla, fusilli Barilla 5.992 pesos, che quindi equivarrebbero all'incirca ad €1,50. Quindi possiamo trovare sostanzialmente, oppure la salsa, il preparato, questo qui, a 8.992 pesos, quindi a quasi €2, sì, così all'incirca. Diciamo che qui siamo più o meno sui prezzi italiani. Possiamo trovare anche altri prodotti made in Italy, come per esempio il sugo Mutti. Ora andiamo alla ricerca. C'è anche il parmigiano Kraft, lo troviamo in questa versione qui a 19.990 pesos, il queso parmesano. Qui siamo sui €4,50. In che modo incontriamo l'acqua? Fusti giganti stile americano, dalle bottiglie quelle un po' più piccole a quelle più grandi. Immancabili le bevande tipo aranciata, tipo Monster, tipo Coca-Cola, alla ciliegia, all'arancia, al limone, al melograno, cioè cosa che noi in Italia assolutamente non troviamo. Patatine dovevamo prendere? Però c'era la confezione quella da 6, quella speciale. Oh, quella da 12. Questa confezione da 12. Se vi piacciono tantissimo le papas, nonché le patatine, assolutamente questa marca qui, che è Monte Rojo, per provarle tutte, una bella confezione da 12 tutti i gusti, al modico prezzo di 7.990 pesos, ossia siamo sui €1,80. Dopo una serie di marche improbabili di cioccolatini incontriamo il Ferrero Rocher. Una confezione da 15 di Ferrero Rocher sono €7,50 e qua mi sa che c'è un bel ricarico rispetto all'Italia. imperdibile la
nella zona dieta speciale, dove ti perdi in un mondo di snack, di gnocchi. No, vabbè, non ci posso credere. No, questo in Italia io l'ho cercato un sacco di volte, è l'olio non grasso che di solito utilizzano le persone che fanno palestra, anche quelle che fanno palestra discontinua come me. 23.990 sarebbero quasi 5 euro. Beh, comunque economico, perché se questo lo acquistate dall'Italia, dall'America per l'Italia, il costo compresa la spedizione è di 10 euro, quindi secondo me questo è super top. Poi la cosa che non capisco è che in realtà, guarda, Gusto Caleb Colombia, che è la birra colombiana più conosciuta, tra le più conosciute, cioè nelle cose sane ci sono anche le patatine, fantastiche. Confezione famiglia di cornflakes da della Nestlé, poi 800 grammi, quasi un chilo di cornflakes. Troviamo anche la nostra famosa Nutella con diciamo caratteristiche di colore leggermente diverse a 18.590 pesos. Qui siamo sui 4,50 euro, vasetto da 350 grammi. Finalmente giungiamo nel reparto caffè. Allora, nel reparto caffè sapete che è molto conosciuto il caffè colombiano per essere tra i più buoni, migliori, particolari. Ce ne sono una quantità infinita, ora vi faccio vedere, però io vi consiglio quello che io sto bevendo perché mi piace tantissimo. Il caffè colombiano è uno stile tra il caffè americano ma con una miscela un po' più intensa, quindi non è quella che noi chiamiamo acqua lavata. Quella che sto utilizzando tantissimo è il caffè Juan Valdez, che ragazzi è spettacolare, e dopo aver visto Caffè con aroma di Mujeres vi consiglio di prendere il caffè Mujeres Cafetero, cioè praticamente è raccolto dalle donne ed è delicatissimo. Poi ce ne sono tantissimi tipi, perché comunque ci sono tipi un po' più, oddio che odore che c'è qui, più intensi, insomma, però ce ne sono veramente una marea, ora vi faccio vedere. Per terminare, questo qui che prendo io verrebbe 25.990 pesos, quindi sì, quasi 6 euro più o meno. Sempre per quanto riguarda il caffè ne trovate alcuni più economici, tipo questa confezione da 9.290 pesos, 1,30 euro. Io non ve la consiglio assolutamente.
questa sì che è acqua lavata. Per quanto riguarda, tornando al pane, sì, potete trovare nelle panaderie il pane fresco, però quando andate di corsa, siete nei supermercati, potete incontrare il famoso nostro pan bauletto. La marca migliore è Bimbo, si chiama così, e all'incirca 4.600, sì, un 5.000 pesos, 6.000, sempre su 1,50 euro, 2 euro, vi dura, se ne mangiate tanto perché tostato è una cosa spettacolare e può durare 3 giorni, quindi insomma questo. E ce ne sono veramente una quantità infinita, cioè il massimo che può arrivare il pan bauletto può essere 7.000 pesos per intenderci. Poi vabbè, a pagnottelle, insomma, in tutti i modi, tutti i modi, per questo dico che mi perdo. E ora giungiamo a tisane. Io almeno sono una grande bevitrice di tisane, io qui ci ho perso mezz'ora, credetemi, mezz'ora nel reparto tisane. Noi siamo abituati a trovare il latte nel banco frigorifero e in delle confezioni insomma di cartone. In realtà qui lo puoi incontrare anche in queste bustine, in questa maniera morbide. Sì, sì, è il latte. Ci sono una varietà di tipi incredibili. Ok, vediamo qualcosa. Allora abbiamo 23.000, 25.000. Oddio, ma come fai ad orientarti? Ah, semidescremata e semiscremato, collante ad ultra temperatura. Forse per il tipo di preparazione per cui ti serve il latte sceglierai un tipo di latte differente. Scremato, senza lattosio, facilita la digestione. Beh, al massimo possiamo arrivare a 27.000 pesos, 7 euro, però vediamo quanto latte possiamo trovare. Per 7 euro, 7 litri di latte, quindi 7 buste di latte. E ora come rientra dentro questa cosa? Oddio. Ma poi il bello è come te le porti a casa tutte queste cose dopo che hai preso le confezioni famiglia? In taxi? Se non è una macchina? Sì, con tante buste e con tanta pazienza. Ma questi? No, vabbè, ma questi, cioè, quando mai noi li troviamo in Italia? No, vabbè, lo trovi poi il latte in confezioni normali, però sempre 6. Insomma, vabbè, non ne puoi prendere anche solo uno. Qui si usa tantissimo fare la spesa prendendo confezioni famiglia, almeno da 6, perché almeno c'è la scorta, no? Ovviamente poi lo trovi al cioccolato, lo trovi alla vaniglia, al cocco, alla mandorla, vabbè, queste cose le troviamo anche in Italia, sicuramente non grandi come qui. E nada, proseguiamo. Ma una cosa che io adoro è il mega pacco gigante di cornflakes. Sì, è enorme, quasi 1 chilo di cornflakes, spettacolare, è molto American style. Per il modico prezzo di 21.900.000 pesos. Ergo, abbiamo detto, siamo intorno ai 4,50 euro, quasi 5. Veniamo alla parte zucchero. Questo merita un tema a parte, meriterebbe un video solo per lo zucchero. Allora, lo zucchero lo trovi praticamente in questi bustoni enormi, tipo da 2,5 kg, da 3 kg, della Provence, lo trovi lavorato, lo trovi puro, marrone, lo trovi ancora più scuro, sempre pacchi super giganti. Ma la cosa più interessante è che lo zucchero più utilizzato qui è la pannella. Che cos'è la pannella? La pannella è un mattone così, no, sono tanti
ha un odore spettacolare, sono tanti mattoncini, lo puoi trovare anche come dei cocchi, lo puoi trovare la pannella già pronta in dei cubetti, io questa l'ho già comprata per fare il tè freddo, ci sono dei piccoli cubettini, la puoi trovare con un mattone ancora più grande se ti serve per rinnovare casa, insomma prendi un mattone di pannella, bello duro così. Un mattone così di pannella ti può costare 11.490 pesos, quindi siamo più o meno sui 2,80 euro. La cosa interessante è che io per esempio ho preso questa infusione per fare la tisana, quindi hai già il gusto della tisana con la pannella, quindi già zuccherato. Che cos'è la pannella? La pannella viene ricavata dal succo della canna da zucchero ed è lo zucchero più puro che potete incontrare nella vostra vita, quindi è insomma particolare del Sud America, la pannella assolutamente va provata. Se siete in dieta o se siete glicemici non ve lo consiglio, però ha un gusto molto gradevole. Io per esempio non sono abituata a mettere lo zucchero nel caffè, però loro per esempio hanno il caffè già con pannella, quindi già zuccherato. Puoi trovare cibi di qualsiasi natura, soprattutto quelli dolci, già con pannella, in tutte le salse, in tutte le modalità, pannella ovunque.